avete visto dalle foto di presentazione, oggi mi sono dedicata a questo scialle a dir poco stupendo. E per chi lo ha riconosciuto, non ci sono bisogno non c'è bisogno assolutamente di presentazioni. Come vedete, parla da solo, insomma. Per chi invece non lo conoscesse, si tratta dello scialle Lost in Time. Il progetto è stato ideato dalla talentuosa designer Joanna Lindal ed è super gettonatissimo dalle uncinettine di tutto il mondo. E infatti si trova anche gratuitamente su Ravelry, se voleste andarvelo a vedere, insomma lo trovate lì. Non è un progetto difficile, assolutamente, ma se è il vostro primo lavoro io mi sento di sconsigliarvelo. Questo perché in ogni caso c'è bisogno di un pochino di pratica. Prevede punti come il punto popcorn, che ho fatto in due colori, io nella mia variante, e prevede maglie a rilievo davanti e dietro. Per quest'ultimo tipo di lavorazione, se volete, ho fatto anche un video, mentre per i punti popcorn, a dir la verità, ancora no. Dovesse essere che ne avete bisogno, comunque richiedetemelo che provvedo immediatamente. Detto tutto ciò, insomma, la lavorazione insomma, si vede benissimo, è stupenda, questo è il bordo. E detto tutto ciò, passiamo a vedere il materiale necessario. Beh, innanzitutto vi servirà un filato a vostra scelta, nel senso che potete farlo con un filato sfumato, con uno sfilato, con un filato in tinta unita. Potete scegliere, come nel mio caso, dei filati in tinta unita in diverse varianti di colore da associare insieme, come più vi piace, oppure potete utilizzare addirittura degli avanzi di lana e farlo di tutti i colori. Veramente si adatta a qualunque tipo di cosa e verrà fuori sempre e comunque meraviglioso. Una volta scelto il filato, sceglierete ovviamente l'uncinetto adatto a lavorarlo. Vi serviranno poi un ago da lana, una forbice e infine un ago da lana per nascondere i numerosi fili di lavorazione che ci troveremo alla fine. Detto questo, io vi lascio al tutorial. Buon lavoro, buon divertimento e fatemi sapere cosa ne pensate. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale perché ho veramente un sacco di idee per voi. Ciao e buon lavoro ancora! Cominciamo con un cerchio costituito da 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, chiuse su se stesse, con una maglia bassissima. All'interno di questo cerchio dovremo lavorare 5 maglie alte, 2 catenelle, 5 maglie alte. Ovviamente la prima serie di 5 maglie alte ne vedrà una sostituita da 3 catenelle e poi le maglie alte effettive. Quindi la prima l'abbiamo fatta, facciamo la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Facciamo 2 catenelle di separazione e facciamo le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Come sempre sostituiamo la prima maglia alta con 3 catenelle. Ora ci aspettano due giri identici, quindi vi farò vedere il primo e sapete che il secondo andrà lavorato esattamente allo stesso modo. Ci alziamo con 3 catenelle e nella prima maglia alta lavoriamo altre 2 maglie alte. 1 e 2. Ora lavoriamo maglia su maglia, quindi 1, 2, 3
4. Giunti allo spazio delle 2 catenelle lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2 e 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte, sempre nello stesso spazio delle 2 catenelle. Qui è arrivato un coso di filo. Torniamo indietro dall'altro lato, lavorando sempre una maglia alta su ciascuna maglia alta e alla fine, nell'ultima maglia alta, 3 maglie alte sulla stessa. Il giro successivo, scusatemi, alla fine di questo giro vi troverete con 9 maglie alte per lato. Il prossimo giro sarà esattamente identico, quindi 3 maglie alte sulla prima maglia alta sottostante, maglia su maglia, nelle 2 catenelle centrali 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte e si ritorna indietro. Alla fine del prossimo giro dovrete avere 13 maglie per lato. Il risultato che otterrete è esattamente questo. Procediamo con il prossimo giro, ci alziamo con 3 catenelle più una, giriamo il lavoro, nella stessa maglia alta di base facciamo un'altra maglia alta e quindi qui abbiamo fatto il nostro aumento. Poi qui una catenella, saltiamo una maglia di base e facciamo una maglia alta nella maglia successiva, una catenella, saltiamo una maglia di base, nella successiva una maglia alta, una catenella, saltiamo una maglia di base e nella maglia alta successiva facciamo una catenella, una maglia alta, saltiamo una maglia di base, praticamente sono una catenella e una maglia alta, saltando anche la maglia alta di base. Arriviamo così all'ultima maglia alta del lato, facciamo quindi una catenella, una maglia alta nello spazio delle 2 catenelle, 2 catenelle, una maglia alta nello spazio delle 2 catenelle, ancora una catenella e una maglia alta nella prima maglia alta che si presenta. Catenella, salto una di base, maglia alta, catenella, salto una di base, maglia alta, catenella, salto una di base, maglia alta e via dicendo finché non arriveremo alla fine e nell'ultima maglia alta, ovviamente come abbiamo fatto all'inizio, lavoreremo maglia alta, catenella, maglia alta, tutto sulla stessa maglia alta finale. Benissimo, al termine siamo in questa situazione, proviamo a cambiare colore, vediamo cosa succede. Sapete che anch'io sto provando così come voi, quindi facciamo una catenella e una maglia bassa proprio sopra la maglia alta sottostante, la prima maglia alta sottostante, una catenella e una prima maglia bassa già sul primo spazio che avevamo creato di una catenella sottostante. Quindi tutta questa lavorazione è fatta sulla coppia di maglie alte che abbiamo fatto sull'ultima catenella del giro precedente. Ora lavoriamo una catenella e una maglia bassa, lavorando la maglia bassa sempre all'interno dello spazio che si è creato nel giro precedente. Una catenella e una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa. Ora siamo arrivati a lavorare l'ultimo spazio disponibile, siamo nello spazio delle 2 catenelle che si trova in quella che sarà la punta del nostro scialle. Quindi facciamo una catenella, una maglia bassa all'interno, 2 catenelle e un'altra maglia bassa all'interno.
Torniamo indietro lavorando sempre una maglia bassa e una catenella fino a raggiungere la fine, nella quale, esattamente come abbiamo fatto all'inizio, nell'ultima catenella, nell'ultima maglia alta che si proporrà, lavoreremo l'aumento. Quindi in questo caso lavoriamo la prima maglia alta, la prima maglia bassa all'interno, facciamo un'altra catenella e l'ultima maglia bassa la lavoriamo all'interno della terza catenella di avvio del giro precedente. Questo è il risultato al termine del quarto giro, della quarta riga. Dovrete trovarvi con, scusatemi, al termine della quinta riga, dove dovete trovare quindi 10 maglie basse e 9 spazi di una catenella per lato. Terminato il giro delle maglie basse, procediamo con un nuovo giro di maglie alte che lavora sulla stessa logica, quindi andremo a lavorare sugli spazi di una catenella che abbiamo saltato. Facciamo 3 catenelle e una prima maglia alta sulla stessa catenella di base, sulla prima. Poi facciamo una catenella e lavoriamo la prima maglia alta sul primo spazio che abbiamo saltato. Attenzione, il primo spazio saltato è questo, non questo. Questo è il primo spazio di una catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente. Ora lavoriamo una catenella e una maglia alta su ciascuno spazio di una catenella che abbiamo saltato fino ad arrivare alla punta. Nella punta andremo a lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vediamo un attimo insieme, poi il ritorno come sempre ve lo lascio fare da soli, perché è sempre speculare. Quindi ciò che abbiamo fatto da questa parte identico lo si fa dall'altra. Perfetto, siamo arrivati a lavorare l'ultimo spazio di una catenella, facciamo una catenella e lavoriamo 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle e 2 maglie alte nello spazio delle 2 catenelle, per intenderci questa è la punta e quindi ok. Torniamo indietro dall'altra parte nello stesso modo e ci vediamo per il prossimo giro. Siamo arrivati alla conclusione del sesto giro sostanzialmente e in questo giro dovete trovarvi con 13 maglie alte e 10 spazi di una catenella per lato. Andiamo ad eseguire la riga 7, proviamo a riprendere il filo marrone, vediamo se riesco ad essere il più chiara possibile cercando di cambiare il colore ogni tot giri, magari ho anche la fortuna di avere un risultato decente. Ok, fatta la prima catenella lavoriamo sulla prima maglia alta, lavoriamo 2 maglie basse, quindi una, 2 maglie basse, una catenella e una maglia bassa su ciascuno spazio. Quindi come abbiamo già visto, su ciascuno spazio lavoriamo la maglia bassa e la teniamo separata da una catenella. Sulla punta siamo arrivati a lavorare l'ultimo spazio di una catenella che avevamo sotto. Facciamo quindi una catenella, scusate, facciamo quindi una catenella e andiamo a lavorare nella seconda maglia alta
che abbiamo lavorato dentro la punta. Senza fare catenella di separazione, lavoriamo all'interno delle 2 catenelle una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa. Senza catenella di separazione lavoriamo la maglia bassa nella prima maglia alta che ci si presenta e torniamo quindi indietro dall'altro lato facendo una catenella e una maglia bassa su ogni spazio. Al termine di questo settimo giro dovrete trovarvi con 14 maglie basse e 11 spazi di una catenella. Ricordate che all'inizio e qui alla fine non c'è lo spazio di una catenella, ma dovrete avere 2 maglie basse attaccate. Dopo la riga 7 il risultato sarà esattamente questo e procediamo con la riga 8. Cominciamo con il fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che corrispondono a una maglia alta più una catenella di separazione, perché anche questo giro sarà identico al giro 6, quindi faremo maglie alte separate da una catenella. In particolare l'aumento all'inizio ci vedrà le 4 catenelle più nel primo spazio che abbiamo fatto nelle ultime 2 catenelle una maglia alta. Quindi entriamo in questo spazio e procediamo con la prima maglia alta. Poi facciamo una catenella e una maglia alta all'interno di ogni spazio. Una catenella e una maglia alta all'interno dello spazio e così via fino ad arrivare alla punta. In punta faremo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, lo vedremo comunque insieme. Il risultato, intanto vi dico, dovrà essere quello di 15 maglie alte e 14 spazi di una catenella per ciascun lato. Concludiamo questo lato e ci vediamo un attimo per fare la punta insieme. Ecco, come vi dicevo sono arrivata alla punta, lavoriamo una maglia alta all'interno di queste 2 maglie basse che avevamo fatto nell'ultimo spazio sottostante, quindi maglia alta, catenella e all'interno delle 2 catenelle che abbiamo in punta facciamo maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Come sempre lavoriamo dall'altro lato in modo assolutamente speculare e vi ricordo nuovamente che dovrete ritrovarvi con 15 maglie alte e 14 spazi di una catenella per ciascun lato. Eccoci, questo è il risultato al termine della riga 8. Ora procediamo con la riga 9 che è molto simile alla riga che abbiamo appena fatto, salvo sostituire le maglie alte con le maglie basse. Quindi molto semplicemente ci alziamo con una catenella, facciamo la prima maglia bassa sopra la maglia alta sottostante, una catenella, una maglia bassa nel primo spazio, una catenella e una maglia bassa nello spazio successivo e così via fino a raggiungere la punta dove lavoreremo sempre maglia bassa, 2 catenelle, maglia bassa come abbiamo visto insomma fare fino ad ora. Al termine di questo nono giro vi ritroverete con 16 maglie basse e 15 spazi di una catenella. Non mi soffermo molto perché insomma questi primi giri sono tutti molto, molto uguali e ormai credo che il meccanismo sia stato sia abbastanza chiaro, ecco, per tutti. Tra l'altro abbiamo visto già in giri precedenti lo stesso tipo di lavorazione, quindi non credo insomma che vi sarà difficoltoso, ecco. Eccoci al termine della riga 9, cominciamo la riga 10 che vede un punto un po' più divertente, infatti andremo a fare il punto popcorn, mi aggancio con un nuovo colore, di cui come al solito non trovo il capo, ci mancherebbe anche altro, che lo trovassi subito, quindi nonostante io mi prepari, viceversa, e andiamo ad agganciarci con il nuovo colore, tiriamo bene le codine, e cominciamo con le solite 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, che sono quindi una maglia alta più una catenella di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a fare la prima maglia alta nella prima maglia bassa sottostante. Agganciamo anche le codine
e abbiamo fatto l'aumento classico dell'inizio della riga. Una catenella, filo sull'uncinetto, andiamo a fare il primo popcorn nella maglia bassa successiva, quindi la seconda maglia bassa che troviamo sottostante, e andiamo a fare 4 o 5 maglie alte, dipende da quanto grosso volete il vostro punto popcorn. Io ne faccio 4 nello stesso punto, quindi 1, 2, 3, 4 maglie alte nella stessa maglia bassa sottostante. Lasciamo il filo, portiamo fuori l'uncinetto, entriamo nella prima maglia alta che avevamo fatto, la prima maglia alta delle 4, andiamo a recuperare la nostra codina e la portiamo fuori. In questo modo tiriamo bene il filo in maniera che il nostro punto diventi bello cicciotto, facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e maglia alta nella maglia bassa successiva. Qui non lavoriamo negli spazi, ma lavoriamo nelle maglie basse sottostanti. Di nuovo una catenella e un altro punto punto popcorn, scusate, nella maglia bassa seguente. Quindi altre 4 maglie alte nello stesso punto, 1, 2, 3, 4, facciamo maglie alte complete, fatta la quarta, usciamo con l'uncinetto, entriamo nella prima maglia, riprendiamo la nostra codina, che adesso per sbaglio ho un po' tirato, riprendiamo la nostra codina e la portiamo fuori. Tiriamo bene e facciamo una catenella. Il risultato, come vedete, è questo punto un po' gonfio, così molto carino. Facciamo ora la maglia alta nella maglia bassa successiva, una catenella e un nuovo popcorn. Vi ricordo che dobbiamo lavorare sempre sulle maglie basse, facciamo un popcorn e una maglia alta, sempre separati appunto dalla nostra catenella, e ci rivediamo per andare, qui ho sbagliato, ci rivediamo per andare a fare la punta. Bene, sono arrivata a questo punto, abbiamo fatto, vedete, le 2 maglie alte iniziali, popcorn, maglia alta, popcorn, maglia alta, popcorn, maglia alta. Abbiamo quindi un totale di, scusate, mi sono arrivata a lavorare fino all'ultima maglia bassa, ora mi manca da lavorare l'ultimo popcorn, che lavoreremo proprio sulla prima delle 2 maglie basse che abbiamo lavorato sulla punta del giro precedente. Quindi lavoriamo il popcorn, 2, 3 e 4, entriamo nella prima maglia ed estraiamo la codina. Ok, perfetto, tiriamo bene, facciamo ora una catenella e all'interno dello spazio delle 2 catenelle della punta andiamo a lavorare maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, una catenella di separazione, e procediamo tornando indietro sostanzialmente con la nostra lavorazione, sempre speculare, e quindi partiamo con il nostro primo popcorn. In questo giro, che vi ricordo è il 10°, dovete trovarvi con 10 maglie alte e 8 popcorn. 10 maglie alte e 8 popcorn. Ecco qui, il termine della riga 10 ci regala questo risultato. Cominciamo già a vedere qualcosa di interessante. Scusate, ho toccato per sbaglio. Cominciamo già a vedere qualcosina di interessante. Adesso cominciamo con la riga 11. Ho deciso di cambiare colore. Vediamo se questo contrasto mi piace. E partiamo con l'11° giro. L'11° giro ci vedrà lavorare soltanto nelle maglie alte, quindi salteremo di netto i punti popcorn, lavoreremo solo sulle maglie alte, ovviamente dall'altra parte, lavoreremo solo sulle maglie alte.
nelle quali lavoreremo di punti V. Il punto V è costituito da una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nello stesso punto. Andiamo a vedere, l'inizio è sempre con 4 catenelle, quindi andiamo a fare le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, filo sull'uncinetto e sulla maglia alta successiva entriamo e facciamo una prima maglia alta. Una prima maglia alta, come vi dicevo, 2 catenelle e una seconda maglia alta all'interno dello stesso punto. Filo sull'uncinetto, passiamo alla maglia alta successiva, quindi saltiamo completamente il punto popcorn e andiamo a fare di nuovo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Di nuovo andiamo alla maglia alta successiva, quindi maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta successiva, 2 catenelle, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, filo sull'uncinetto, maglia alta successiva, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. Ecco, vedete c'è questo punto V che viene a formarsi all'interno di ciascuna maglia alta. Ci vediamo come sempre sulla punta. Eccoci, come vedete sono andata a lavorare fino all'ultima maglia alta che mi si proponeva e sono arrivata quindi nello spazio delle 2 catenelle della punta. Nello spazio delle 2 catenelle non lavoriamo altro che un altro punto V e quindi andiamo a fare come al solito una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Ripartiamo quindi con il punto V nella maglia alta successiva. 2 catenelle, maglia alta, una maglia alta successiva. Eccoci qua, questa è la nostra punta. Questo è il risultato che dovrete ottenere in punta. Abbiamo quindi in questo lato, ci ritroveremo con uno spazio di una catenella, che è quello che abbiamo fatto qui all'inizio, dove, se vi ricordate, abbiamo fatto 3 catenelle, quindi una maglia alta, e una quarta catenella che funge da catenella di separazione, quindi abbiamo uno spazio di una catenella, spazi da 2 catenelle che sono quelli che abbiamo fatto nel mezzo dei punti D, ne dovremmo avere 9 e avremo quindi un totale di 20 maglie alte per ciascun lato. Eccolo qui il risultato, ci vediamo quindi alla fine del giro e ci vediamo soprattutto per iniziare insieme il giro 12. Questo è il risultato al termine della riga 11, cominciamo con la riga 12. Cambiamo di nuovo colore nel mio caso. In questo caso faremo un giro di lavorazione solo di maglie alte. Partiamo con 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 e non 4 come nei giri precedenti, tiriamo bene le codine, giriamo il lavoro, scusate, e facciamo una prima maglia alta nella stessa maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto, nel primo punto V che incontriamo andiamo a lavorare 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Filo sull'uncinetto, saltiamo il punto V successivo, andiamo a lavorare quindi nel nostro terzo punto V, nuovamente 8 maglie alte. Quindi lavoriamo un punto V, uno sì, uno no, con gruppi di 8 maglie alte. Ci ritroveremo al termine con 5 gruppi di 8 maglie alte per lato. Nella punta, come al solito, eccoli qua, guardate, vi faccio vedere, questo vedete l'abbiamo lavorato,
questo l'abbiamo lavorato, questo l'abbiamo saltato, questo lavoreremo e sarà il secondo, questo lo salteremo, questo lo lavoreremo, sarà il terzo, questo lo salteremo, questo lo lavoreremo, sarà il quarto, questo lo salteremo e questo lo lavoreremo e sarà il quinto. Nella punta, come sempre, faremo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta e riprenderemo il lavoro speculare dall'altro lato. Vi lascio lavorare autonomamente perché insomma, è molto semplice e ci vediamo alla fine del giro e poi per il giro 13. Questo è il lavoro così come si presenta al termine della riga 12. Partiamo con la riga 13. La riga 13 ci vedrà lavorare maglie alte in rilievo davanti su ciascuna maglia alta che ci si presenta. Cominciamo facendo l'avvio, facciamo innanzitutto 3 catenelle, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto, quindi una e 2 per un totale di 3 maglie alte. Ora, se ricordate, all'inizio del giro 12 avevamo fatto 2 maglie alte all'inizio, quindi questa seconda maglia alta che noi abbiamo fatto nella maglia iniziale è la prima maglia che noi dovremmo andare a lavorare in rilievo davanti. Vediamo come si fa il rilievo davanti, filo sull'uncinetto, non andremo a puntare all'interno della maglia come siamo abituati a fare, bensì entreremo prendendo la maglia, entreremo tra una maglia alta e l'altra e prenderemo la maglia in questo modo, cioè avremo la maglia davanti. Raccogliamo il filo e lavoriamo la maglia alta come siamo abituati a fare. Ora lavoriamo le 8 maglie alte di ciascun gruppo, contatele, vediamo ancora una volta come si fa la maglia alta. Vedete, entriamo tra una maglia alta e l'altra e ci passiamo attraverso in questo modo, in modo tale che la maglia alta che noi stiamo andando a lavorare si trovi sopra il nostro uncinetto e poi lavoriamo la maglia come siamo abituati a fare. Ricordatevi, allora all'inizio avremo lavorato 3 catenelle normali, 3 catenelle e 2 maglie alte normali sulla prima maglia alta e poi avremo cominciato sulla seconda maglia alta che ci si presenta a lavorare le maglie alte. Lavoriamo a rilievo davanti, lavoriamo una maglia alta a rilievo davanti su tutti i gruppi da 8 maglie, ci fermiamo all'8ª dell'ultimo gruppo per vedere insieme come si fa la punta. Ho lavorato tutti e 5 i gruppi di 8 maglie, ora saltiamo, siamo arrivati alla punta, vedete abbiamo la maglia alta, le 2 catenelle nella maglia alta che abbiamo lavorato nel giro precedente. Non lavoriamo a rilievo davanti quest'ultima maglia, la saltiamo e andiamo a lavorare direttamente 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 1, 2, 3. Saltiamo anche da questa parte questa maglia che non andiamo a lavorare in rilievo davanti e cominciamo subito con le 8 maglie del lato opposto. Questo deve essere il risultato. Contiamo insieme le maglie che devono esserci in totale su questo giro. Allora, 8 maglie per ciascun gruppo, quindi 8, 16, 24, 32, 40. Poi ne abbiamo fatto 3 sulla punta, 43, e ne abbiamo fatto, se ricordate, 4 qui all'inizio, per un totale quindi di 47 maglie per lato. Questo è il risultato dopo aver lavorato la riga 13, o meglio il risultato è questo, dove vedete che si viene a creare questa costoletta dovuta proprio al fatto che abbiamo lavorato le maglie a rilievo davanti, quindi nella parte dritta viene fuori questo rilievo veramente molto bello. Vi ricordo solo che al termine dovrete lavorare le due maglie
alte che avrete nella riga sottostante, avrete le due maglie alte una accanto all'altra. Ricordate che la prima la dovete lavorare a rilievo, e nella terza, quella che abbiamo sostituito quindi con le 3 catenelle, nell'ultima dovrete lavorare 3 maglie. Quindi ricordate che al termine, lo faccio vedere che forse è più facile a dirsi che a farsi, al termine del giro numero 13, quando avrete finito di lavorare le 8 maglie a rilievo davanti dell'ultimo gruppo, vi ritroverete queste ultime 2 maglie, che nel giro precedente erano 3 catenelle e una maglia alta. Quindi lavoreremo la prima maglia alta che ci si presenta a rilievo davanti, e poi nell'ultima, che quindi erano le 3 catenelle del giro precedente, andremo a lavorare le ultime 3 maglie alte semplici. Contatevi sempre le catenelle, le maglie, perché come vi ricordo in questo giro dovrete avere 47 maglie alte complessive. Eccoci qua, il giro è concluso. E adesso andiamo a vedere come si lavora il giro numero 14. Avviamo a questo punto il giro numero 14. Io ho deciso di cambiare colore, lavorerò con il lilla. Avviamo 3 catenelle, 1, 2, 3, e giriamo il lavoro. E facciamo 2 maglie alte nello stesso punto. La prima e la seconda. Tiriamo bene i fili, la prima e la seconda. Ora cominciamo a lavorare le altre maglie che si presentano a rilievo dietro. Quindi all'inizio, se vi ricordate, avevamo fatto le 3 maglie alte all'inizio di questo giro e alla fine, e quindi abbiamo lavorato nella prima maglia 3 maglie alte normali e ora lavoriamo altre 2 a rilievo dietro. Questo significa che se nelle maglie lavorate a rilievo davanti lavoravamo in questo modo, ora dobbiamo andare dietro, quindi lavoriamo in questo modo e rientriamo lo stesso attraversando la maglia. La maglia, come vedete, si trova sull'uncinetto, ma nella parte dietro per l'appunto. Tiriamo fuori il filo in questo modo, eccolo qui, e lavoriamo normalmente la nostra maglia, la prima e la seconda, sempre a rilievo dietro. Ora filo sull'uncinetto, dobbiamo fare, scusate, ne manca una, perdonate, facciamo anche l'ultima. Ora ci ritroviamo all'inizio del gruppo di 8 maglie alte. In questo spazio lavoriamo un punto popcorn. Abbiamo già visto come si fanno i punti popcorn, ma in questo caso dovremo fare attenzione, nel senso che non dovremo andare a prendere solo la catenella che si trova nel 13° giro, ma dovremmo andare fino a sotto e recuperarci anche quella del 12°. Quindi vedete, non entriamo in questo spazio, bensì entriamo in questo. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo in questo spazio e facciamo la prima della nostra serie di maglie alte, che poi andremo a chiudere insieme per fare il punto popcorn. Quindi 1, 2, 3, 4. Come abbiamo visto, usciamo, rientriamo nella prima delle 4 e portiamo fuori la solina. Tiriamo bene in maniera che il punto risulti appunto un po' gonfio, e riprendiamo a lavorare con la lavorazione delle maglie in rilievo dietro. In questo caso saltiamo, come per tutti gli altri gruppi, saltiamo sempre la prima maglia, andiamo a lavorare la seconda, quindi andiamo sempre a prendere il filo, lo portiamo fuori da dietro
in questo modo e quindi andremo a lavorare 7 maglie in rilievo dietro. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ci ritroviamo di nuovo nello spazio che separa i due gruppi da 8 maglie, dove andremo a fare nuovamente un punto popcorn. Non entreremo in questo spazio, ma entreremo nello spazio più in basso. Quindi 1, 2, 3, 4. Io lo faccio da 4, potete farlo anche da 5, da quanto ritenete più opportuno, dipende anche dal filo che state usando. Porto fuori la mia anzolina, tiro bene il filo, non faccio la catenella di separazione, ma prendo direttamente il filo sull'uncinetto. Vi ricordo di saltare sempre la prima maglia del gruppo di 8, saltate e andiamo a lavorare la prima di quelle che sono quindi le nostre 7 maglie. Ci vediamo alla fine per fare i conti finali e per vedere il risultato, nonché ovviamente la punta. Ecco come si presenta il lavoro. Come vedete abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti popcorn, separati ciascuno da 7 maglie alte a rilievo dietro, e siamo arrivati quindi alla punta, dove ci ritroviamo con le 3 maglie alte che avevamo eseguito nel giro precedente. Quindi seguiamo la regola che abbiamo seguito fino ad adesso, quindi saltiamo la prima maglia e andiamo a fare in rilievo dietro le 2 maglie che ci rimangono, quindi la prima e la seconda. Sulla punta andiamo a lavorare 2 maglie alte, 2, 2 catenelle e 2 maglie alte. Riavviamo il lavoro andando a lavorare la prima e la seconda maglia, sempre nel rilievo dietro. Saltiamo la terza e andiamo a fare il primo punto popcorn nello spazio che precede il primo gruppo delle 8 maglie. Come abbiamo visto, salteremo sempre la prima e ne eseguiremo 7 e andremo nello spazio successivo. Ci vediamo al termine del giro. Eccoci al termine del 14° giro, le cose cominciano a prendere forma, come vedete. Facciamo un piccolo riepilogo e vediamo quali devono essere i risultati esatti che dovete avere in questo momento. Allora, avremo 5 gruppi da 7 maglie, quindi 7, 14, 21, 28, 35, più le maglie iniziali 36, 37, 38, 39, 40, 41 e le maglie della punta 42, 43, 44, 45. Esattamente saranno 45 maglie alte e 1, 2, 3, 4, 5, 6 popcorn per ciascun lato. Mi raccomando, contate le maglie e cercate di essere precise perché poi altrimenti diventa difficile lavorare i giri seguenti. Ricordatevi sempre alla fine che ci saranno 3 maglie lavorate in rilievo dietro e poi le ultime 3 maglie lavorate sull'ultima maglia, che ovviamente saranno le 3 catenelle iniziali del giro precedente. Ci vediamo per il giro 15.